Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo consueto appuntamento con il post partita di Sassuolo-Napoli giocata ieri, vinta 2-0 dagli azzurri, ennesima vittoria con gli stessi due nomi che risuonano tutte le domeniche, Kvaratskhelia e Osimhen, Osimhen e Kvaratskhelia, anche se loro sono sicuramente i nomi di spicco, ma è tutta la squadra che gira come un orologio svizzero, un meccanismo perfetto. Soprattutto ieri abbiamo visto un Napoli che sul recupero palla si compattava talmente tanto e riusciva a raddoppiare le marcature sul portatore di palla del Sassuolo anche quando il Sassuolo partiva dal basso, che io mi chiedevo da dove prendono tutte queste energie ogni partita. Ovviamente al momento stiamo giocando una volta a settimana, ci sta che poi sei più fresco, sei pimpante, sicuramente adesso comincia la Champions martedì, vedremo poi come gestiremo le forze, però anche con la Cremonese, anche con lo Spezia, è un Napoli che ti aggredisce dal primo minuto. Comunque siamo qui ragazzi per rivivere un attimo la partita di ieri e daremo le pagelle a tutti i calciatori del Napoli, Spalletti compreso, come è giusto che sia. Il Napoli fa sul serio e i primi 10 minuti si vede già un Napoli caparbio, un Napoli aggressivo, un Napoli con tanta gamba e corsa e voglia di portare la partita a casa, perché ultimamente, e gli sta riuscendo, il Napoli cerca di chiudere le partite nella prima mezz'ora. È una prerogativa che abbiamo visto già dall'inizio del campionato, però è un Napoli che nelle ultime uscite riesce a farlo con più facilità. Forse sarà lo stato mentale che comunque sei abbastanza punti avanti, stai giocando una volta a settimana, hai benzina nelle gambe, quindi la fiducia è maggiore e riesci sempre a chiuderla. Ieri è stato lo stesso. Ovviamente c'è da fare i complimenti a Kvaratskhelia, perché sì, abbiamo Osimhen in squadra, il bomber del campionato, il capocannoniere, tutto quello che volete, però ragazzi il gol di Kvara di ieri è un qualcosa di spettacolare. Io più rivedo quel gol e alcune giocate di quest'anno e Kvaratskhelia più mi ricorda Kakà. È una cosa incredibile, palla al piede in campo aperto. Kvaratskhelia non si tiene, non si mantiene, non gli riesce a togliere il pallone. Se gli dai 2 metri al limite dell'area di rigore, te la butta dove vuole lui. Così è stato ieri, recupera il pallone a centrocampo, scavetto per saltare il primo, si smarca dal secondo che arriva scivolata, arriva al limite dell'area, finte di corpo per sbilanciare il difensore che comunque l'aveva a 1 metro, palla sotto le gambe del difensore all'angolino. Decima magia di Kvara, 10 gol e 9 assist in Serie A, con tanto di 4 partite saltate, mi sembra, 4 saltate per infortunio. Quindi stiamo parlando di un giocatore decisivo in ogni partita, così come lo è Osimhen, 18 reti, 9 gol nelle ultime 7 partite. Al 33esimo Osimhen si va a prendere un pallone lanciato da Di Lorenzo in area di rigore, si smarca tra i due difensori e sull'out di destra completamente defilato, solamente un incosciente avrebbe tirato in porta, e Osimhen tira in porta, sicuramente è complice Consigli che non marca il primo palo, ma qualsiasi portiere, credo, ieri sera, 9 portieri su 10 avrebbero fatto quel passettino in avanti per coprire il cross, perché Osimhen era talmente defilato che pensare al tiro da là, solamente un calciatore come Victor in questo momento, che psicologicamente sta bene, fisicamente ancora di più, quindi ti riesce tutto alla perfezione. Ci ha provato e ha esploso una sassata da posizione defilata che io sono rimasto così, che non ci credevo. Non me lo aspettavo, più che altro, non mi aspettavo che tirasse da quella posizione. Per tutto il primo tempo il motivo principale della partita si sentiva dallo stadio e si sentiva anche ovviamente per noi da casa. Era Spalletti che ha dettato qualsiasi passaggio del primo tempo. Quando teneva palla Kim gli diceva dove la doveva dare, se sbagliava il passaggio Kim
C'è stato un momento che Kim mi sembra ha lanciato Quara invece che Olivera. No, la dovevi dare ad Olivera, era per Olivera la palla, qua, là. Il nostro direttore d'orchestra in panchina sta facendo veramente, non voglio dire i miracoli perché la squadra c'è, però veramente tanta roba Spalletti quest'anno. Si è presentato ieri con una formazione con 3 cambi rispetto a un 11 titolare, Politano per Lozano, Elmas per Zielinski e ha schierato Olivera al posto di Mario Rui. Io l'ho detto nel pre-partita, Olivera al posto di Mario Rui ero d'accordissimo perché avevo visto Mario Rui un poco affaticato, forse fisicamente. E la stessa cosa valeva per Elmas su Zielinski. Zielinski un po' sulle gambe, non voglio dire sulle gambe, comunque sottotono contro la Cremonese. E i cambi sono stati azzeccati. Elmas ha fatto una grandissima partita. Ha fatto 3 ruoli durante tutta la partita. Non ha sbagliato praticamente niente. E ovviamente il Napoli, messa la partita in cassaforte già sul 2-0, ha continuato ad attaccare nel secondo tempo, anche se il Sassuolo ha fatto la sua partita. Il Sassuolo ci ha messo in difficoltà, ha preso il palo subito dopo l'1-0. Ci vuole anche quello, ci vuole anche un pizzico di fortuna, che poi è stata azzerata perché noi abbiamo preso un palo con Osimhen 10 minuti dopo, clamoroso, Osimhen davanti a Consigli col sinistro, la palla che si stampa sul palo, quindi azzerati i favori della fortuna anche in questa partita. E i due nomi principali del Napoli salgono in cattedra ancora una volta, ragazzi. È un bel vedere ed è veramente stupendo vedere partite così, perché poi che vedi un Napoli che gioca, però hai un avversario che sta lì, ti aspetta. È sicuramente una partita stupenda per noi tifosi del Napoli perché ti vedi la vittoria, però vedere partite dove la squadra avversaria comunque cerca sempre di imbucarti, cerca sempre di ripartire, cerca sempre di riaprire la partita. Non c'è riuscita per meriti del Napoli che si è compattato tra centrocampo e difesa, anche se le parate che ha fatto Meret sono state solo 2 su tiri telefonati. La pericolosità c'è stata solo su un tiro di De Frel, mi sembra nel secondo tempo a fil di palo, dove Meret forse ci arrivava perché comunque si era disteso, però veramente un bel tiro. O era nel primo tempo, era nel primo tempo il tiro di De Frel, ma solo quello comunque una cosa che poteva essere pericolosissima. Poi c'è il gol annullato al Sassuolo, è fuori gioco perché De Frel è in posizione attiva, partecipa all'azione, ostacolo Olivera, che poi Laurienté la butta dentro. Laurienté è migliore del Sassuolo ieri perché ha messo in difficoltà Di Lorenzo soprattutto nel primo tempo, però sul gol è fuori gioco, ragazzi, fuori gioco attivo e si rimane sul 2-0. Il secondo tempo, partita comunque frizzante, partita piacevole da vedere anche nel secondo tempo. Il Sassuolo che ha cercato di riaprire il match per tutti i 90 minuti non ci è riuscito per meriti del Napoli, perché il Napoli gioca a memoria, perché Kim ieri sera ha fatto un'altra prestazione esagerata e voglio ricordare un momento all'89esimo dove Kim sbaglia un appoggio, si rammarica talmente come se stessimo perdendo 1-0 e si doveva recuperare la partita, si incazza con se stesso in una maniera incredibile che tu dici ok, allora è proprio questo lo spirito del Napoli, è proprio questo, sono proprio queste le cose che ti fanno stare primo in classifica, dedizione, abnegazione e soprattutto tanta voglia di far bene. Ragazzi, questa era la partita, andiamo alle pagelle perché per fare i post partita o i pre partita del Napoli è diventato difficile perché non bisogna essere banali e trovare sempre aggettivi nuovi, trovare giocate da esaminare, trovare punti da esaminare soprattutto diventa un tantino difficile per noi che comunque dobbiamo parlarne. Andiamo a fare le pagelle. 6,5 a Meret, si è fatto trovare pronto sulle 2 parate, non mi è piaciuto su 3 disimpegni con i piedi, un po' superficiale, però tutto sommato una buona prestazione. 6,5 perché ha fatto le 2 parate, altrimenti sarebbe l'ennesima partita senza voto dopo la Cremonese, dopo lo Spezia, perché
le squadre avversarie nelle ultime 3 uscite, soprattutto, forse anche con la Roma, però la Roma qualcosa ha tirato in porta. La squadra avversaria non riesce proprio ad arrivare pericolosamente, scusate, sotto la porta del Napoli. Quindi dominio assoluto, 6,5 a Meret. 6,5 anche a Di Lorenzo, perché nel primo tempo abbiamo sofferto troppo sulla sua fascia, anche se in fase offensiva a livello di generosità non possiamo dirgli niente. Lo vedi in area di rigore, ieri lo stesso. Si è spinto in area di rigore, è stato lanciato, poi il lancio era troppo lungo. Comunque doppia fase, ci sta anche un minimo calo fisico. 6,5. 7 a Kim, l'ho appena detto, si è rammaricato a fine partita per un errore, che poi siamo a fine partita, poteva anche starci, sei stanco, invece lui si arrabbia con se stesso e fa bene, va bene, va bene così. Questa è la giusta attitudine per vincere trofei, per andare avanti, per vincere partite. 7 a Kim, 7 a Rachmani. Sulla destra ha aiutato tantissimo Di Lorenzo nel primo tempo. In fase di impostazione non ha sbagliato niente. La coppia centrale del Napoli ieri da 7 tutte e due. 7 anche Olivera, chiamato in causa, ha fatto una grandissima partita. Olivera è un calciatore di qualità impressionante. È un calciatore che può fare tranquillamente il centrocampista laterale, l'esterno, può fare il terzino. Te lo rivedi in area di rigore a triangolare con Kvaratskhelia, con Elmas. È veramente un grandissimo acquisto e una grandissima alternativa valida a Mario Rui, che sta facendo un campionato stratosferico. Ci sono 1, 2, 3 migliori in campo. Sì, quest'oggi sono 3 migliori in campo. Il primo arriva adesso, Lobotka. Ragazzi, Lobotka ieri ha recuperato più palloni di quanto secondo me ne abbia recuperati Demme in tutta la carriera calcistica. Ieri Lobotka era dappertutto, impostazione come si deve, ha recuperato tantissimi palloni, ha raddoppiato e triplicato le marcature quando prendevamo le imbarcate, perché ce ne sono state tantissime di scorribande del Sassuolo, diciamo. 8 a Lobo, uno dei migliori in campo. 6,5 ad Anguissà. Anche con la Cremonese l'ho visto, ho dato forse quello sbagliare qualche passaggio ed essere lezioso in qualche frangente. L'avevo dato non per scontato, ma per causa avevo dato comunque il dispendio di energie, perché corri e perché sei dappertutto, fai la doppia fase. Sei un incontrista che però si ritrova a fare a volte il trequartista, stai sulle fasce. L'avevo data per una condizione fisica e una mancanza di lucidità che poi può arrivare dopo tutti questi ruoli da svolgere. Ieri troppo lezioso, però tutto sommato una partita comunque discreta. 6,5 ad Anguissà, 7 ad Elmas, che ripeto ha ricoperto 3 ruoli, li ha fatti tutti e 3 bene, non ha sbagliato niente. Nel secondo tempo esce Politano e va a coprire la fascia destra, fatta sempre come si deve. Elmas con Osimhen sono i due calciatori ai quali Spalletti ha dato di più. Un diamante grezzo è diventato un diamante luccicante, Elmas in questione. Politano, 6,5 Politano. È vero che abbiamo giocato quasi prettamente sulla fascia sinistra, perché ieri sera Kvaratskhelia era indomabile. Qualsiasi palla gli davi, dribbling da 3 persone, 3 avversari, si presentava il quarto, ti saltava. Ieri era proprio infuriato, quindi abbiamo giocato anche molto meno sulla fascia destra, però 6,5 a Politano. Zielinski, che è entrato al posto di Politano, gli diamo un 6, e Zerbin e Ndombele, che sono entrati al posto di Elmas e Anguissà, noi gli diamo un voto perché li abbiamo visti troppo poco, anche se Ndombele è entrato lezioso come Anguissà, e questa cosa è da limare. Però detto questo, passiamo a Osimhen. 7,5 a Osi, gli do il mezzo voto di differenza da Lobot che Quara, che Quara arriverà adesso e ha preso 8, è solo per quel palo nel primo tempo. Per il resto, ragazzi, Osimhen fa il reparto da solo. È un Napoli che può permettersi di
di restare con tutti i centrocampisti e lasciargli 10 metri dal centrocampo e attacco, lasci solo Osimhen lì e ti fa il reparto da solo, si porta 2-3 uomini appresso. Non ci sono più aggettivi per Osi, 7,5. Simeone che è entrato dalla panchina per pochissimo, però gli va dato il voto, perché Simeone o lo fa entrare 30 secondi, o lo fa entrare 3 minuti, o lo fai giocare 45 minuti. Simeone ti deve fare il gol, che poi è stato annullato per fuorigioco di Lozano, legittimo, sicuramente. Però Simeone è sempre lì in agguato. Sono quegli attaccanti che non devono segnare, ma è il gol che va da loro. È incredibile, incredibile il Ciolito. Quindi 7,5 Osi, 8 a Quara. Anzi, a Kvaratskhelia sai che facciamo? Gli diamo un 8 più, perché è stato il migliore dei migliori. Ieri imprendibile. È stata una gioia per gli occhi e per tutti coloro che sono andati al Mapei, alla faccia della trasferta vietata per i napoletani residenti in Campania. Ieri c'erano, mi sembra, tra gli 8 e i 10.000 napoletani allo stadio. Lo si è visto per tutta la partita, lo si è sentito più che altro, e lo si è visto anche a fine match con i festeggiamenti. Kvaratskhelia abbiamo detto 8 più, e un Lozano 6,5 a Lozano per il cross, per l'assist, che poi il gol è stato annullato sicuramente. Comunque è entrato in partita da subito, non importa se sono stati pochi minuti. Ieri il voto ai panchinari, a parte Zerbino e Ndombele, glielo diamo. E diamo un altro 8 a Spalletti, perché torno a ciò che ho detto prima: sentirlo chiamare tutti i passaggi per 90 minuti, stare sul pezzo, ragazzi. Devi avere motivazioni da vendere, devi avere la voglia di portare a casa tutte le partite e di ammazzare qualsiasi record. Comunque, ammazzato l'ennesimo record, 20 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta su 23 partite. Che cosa gli vogliamo dire più? Non gli possiamo dire proprio niente. Il Mapei era uno stadio ostico dove il Napoli stentava sempre a vincere. Ieri abbiamo vinto 2-0, 62 punti, la capolista se ne va. Sempre Forza Napoli, ragazzi, iscrivetevi al canale e non dimenticate di attivare la campanellina. Ciao!